Buongiorno amici, come state? Sabato mattina sono ancora leggermente influenzato, adesso che mi avete riconosciuto metto gli occhiali perché devo leggere, mi dà un po' fastidio senza occhiali e leggere poi tutti gli appunti che mi sono preparato per il video di oggi, per parlarvi di Gardone Riviera. Sono ancora un po' influenzato e ieri sera però sono uscito comunque, al di là della leggera, diciamo, influenza, un po' di mal di gola, eccetera, e sono andato a Peschiera. Vi dico due cose. La prima, saluto la signora che ho incontrato ieri, che anche lei è iscritta al canale e mi segue. Mi ha fatto molto piacere incontrarla, la ringrazio ancora per i complimenti che mi ha fatto e ci siamo incontrati al bar dove vado di solito a fare il caffè e la crostata, però ieri ho preso un cappuccino. E seconda cosa che vi dico, sono rimasto molto sorpreso del fatto di trovare ancora tutte o quasi tutte le luminarie a Peschiera. Dico quasi tutte perché hanno tolto le scritte buone feste, gli alberelli di Natale, però tutto il resto c'era, il parco Catullo con tutte quelle luci che scendevano, tutto il canale di mezzo illuminato. È stato veramente bello perché hanno tolto un po', quindi non era così Luna Park, però anche tutto l'anno così, a parte i costi, sarebbe bello, almeno nel weekend è veramente bello, con la pianta, con tutte le luci che scendono, eccetera. Non chiedetemi fino a quando rimarranno accese, non lo so, magari andrò a vedere sul sito del comune, però non lo so. Qui se vedete fumare qualcosa è il caffè fumante, bicchiere d'acqua pronto e tra poco iniziamo. Primo sorso di caffè bollente. Ho messo lo zucchero però non l'ho girato. Voi sapete che a me piace bere il caffè fatto con la macchinetta perché mi piace più il gusto rispetto a quello con le cialde e mi piace l'aroma che si diffonde nella cucina mentre lo prepari, il calore del fornello anche che scalda e poi d'inverno. Mi piace la gestualità del preparare il caffè, tutte cose che con la cialda metti, zzz, finito, si perdono. Ho provato a avere la macchinetta del caffè con le cialde, ma non mi piaceva. A parte che bevevo 8 caffè al giorno perché è talmente comodo, vai lì, zzz, 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 e tutto il giorno bere caffè. Bene, ma parliamo di Gardone Riviera, perché vi parlo di Gardone Riviera, lo faccio da qua naturalmente perché sono influenzato, quindi non posso uscire, ma comunque va bene anche da qui perché ho un po' di appunti, quindi un po' di cose da dire, preferisco essere qua in tranquillità. Gardone Riviera è la città, come la chiamano, ho trovato in un libro questa definizione che mi è piaciuta molto, la città giardina, la città dei giardini. E Gardone Riviera, lo continuo a sottolineare, è un posto eh, che vale la pena fermarsi, perché io immagino che la maggior parte di voi che non conosce o conosce poco Gardone Riviera, siete passati dalla strada, avete visto qualche villa, qualche hotel, siete stati al Vittoriale, forse sul lungolago e basta, no? E questa è l'idea che in generale che si fa la gente di Gardone Riviera. In realtà c'è molto di più da conoscere e da vedere ed è un posto molto affascinante, ricco di storia, c'è molto più di verde di quello che ci si aspetti passando dalla strada e ora ne parliamo, vedremo Gardone Riviera dal punto di vista soprattutto storico e vi dirò anche che cosa vedere. Peraltro vi metterò in descrizione anche un video nel quale faccio un po' da guida turistica. Vi dico, partite da qua, vedete questo. E poi vi metterò anche il link alla playlist dove potete vedere tutti i video che ho fatto di Gardone Riviera perché è un posto veramente che a me piace tantissimo e vale la pena veramente fermarsi. Allora, partiamo. Beviamo un po' di caffè, finiamolo, così mi carico per partire. Bicchiere d'acqua. So che molti di voi prendono il caffè insieme a me, quindi abbiamo preso il caffè, mettetevi comodi,
e prendiamo la macchina del tempo e andiamo adesso con la nostra macchina del tempo, ritorniamo alla fine dell'Ottocento, inizi il Novecento. Allora, dovete sapere che Gardone Riviera, mi piace usare questa definizione, è il risultato, il frutto di un'operazione, chiamiamola così, culturale. E ora andando avanti capiremo il perché. Culturale nel senso di cultura verso la botanica, cultura verso il turismo e cultura verso la letteratura. Possiamo parlare anche di padri, tra virgolette, padri fondatori di Gardone Riviera, di cui poi approfondiremo meglio. Il dottor Rusca, dentista botanico, che arrivò qui, comprese la potenzialità del clima e iniziò, poi ne parleremo nello specifico, a creare un proprio giardino, una propria fauna, che poi diventeranno il famoso giardino botanico, di cui anche per questo ho fatto un video, ma ne parleremo. Naturalmente molti di voi conoscono l'austriaco Luigi Wimmer, che insieme alla moglie è stato il fondatore del Grand Hotel di Gardone Riviera. E poi, non per ultimo per importanza, naturalmente, Gabriele D'Annunzio dal punto di vista della letteratura. E se vogliamo fare un passo indietro di circa 100 anni, anche perché vi sto parlando adesso per darvi un contesto storico, Luigi Wimmer arrivò sul lago di Garda, Gardone Riviera, nel 1875 per curarsi. Attenzione, e non è scontato quello che ho detto, per curarsi. Non è importante tanto il fatto che lui sia venuto qui per curarsi, sapere che problemi aveva, naturalmente aveva problemi respiratori, ma se troviamo questa fonte, questa indicazione che ci dice che Luigi Wimmer è venuto qui a Gardone Riviera nel 1875 per curarsi, vuol dire, e infatti ne abbiamo prova, che già prima c'erano delle cliniche di cura. Ora ne parleremo. Quindi non è nato tutto dopo il Grand Hotel è stato comunque una spinta commerciale ed è stata una risposta anche alla ricerca della borghesia, della ricca borghesia che veniva qui, una risposta di alloggio, perché comunque le persone venivano già per curarsi, però avevano bisogno anche di un alloggio. E Wimmer ha avuto una grande idea commerciale da questo punto di vista. Dicevo, facendo anche un passo indietro di 100 anni, proprio ieri ho fatto un video su Johann Wolfgang Gautier, o Goffe o Gautier, come si pronuncia. Lui arriva sul lago di Garda e include nella sua opera il trattato sul viaggio in Italia proprio anche questo racconto del lago di Garda, peraltro anche abbastanza ironico e divertente perché è stato quasi arrestato, ma ne ho parlato in un altro video, non è adesso il contesto adatto per parlarne, però già lui ne ha parlato, quindi i tedeschi sono venuti a conoscenza di questo posto bellissimo. Se facciamo ancora un passo indietro più grande e andiamo all'inizio del 1400, precisamente nel 1426, dovete sapere che Gardone Riviera apparteneva alla riviera della Magnifica Patria. Riviera che andava da Desenzano, scusate un po' la voce stamattina, andava da Desenzano verso Limone e che tutta questa zona, diciamo, apparteneva alla Serenissima Repubblica di Venezia. Ora, il nome Riviera della, fate attenzione, Magnifica Patria, per come ho interpretato io ciò che ho letto, della Magnifica Patria non è inteso Magnifica Patria, quindi verso la Repubblica di Venezia, ma Magnifica Patria per la bellezza del paesaggio, e questo nome infatti l'avevano dato proprio gli abitanti del posto, Magnifica Patria. Addirittura, per approfondire un attimo, il 13 agosto 1492
1426 la Riviera della Magnifica Patria emana un decreto, attenzione, verso la Serenissima Repubblica di Venezia, come diciamo un avvertimento, e dice che la Signoria di Venezia non possa vendere, trasferire ad altro signore la riviera, né dividerla né permutarla. Quindi vedete già quanto ci tenevano. In aggiunta, voi sapete che tutta quella zona, specialmente appunto la zona occidentale, la parte bresciana, è caratterizzata dai limoni che vennero portati dai frati di Gargnano nel XIII secolo e che all'inizio avevano più uno scopo, sicuramente scopo alimentare, ma soprattutto anche ornamentale, e in quegli anni si producevano circa 6 milioni di limoni all'anno, quindi immaginate, infatti Gautier anche ne parla, tutto questo giallo che si vedeva. Ora noi quando passiamo, avete visto tanti miei video, passiamo dalla strada, vediamo tutte queste limonaie svuotate, no? Vediamo soltanto questi pilastri di cemento svuotati. Immaginate che erano tutti gialli, e non solo, perché molte limonaie non erano solo quelle enormi che vediamo passando, ma c'erano tantissime piccole limonaie, anche di privati, piccoli coltivatori, che ora non esistono più. Quindi immaginate questa scena di giallo che si vedeva arrivando, per non citare poi gli altri famosi fiori, Bonville, si pronuncia così, scusatemi, altro prodotto, altro fiore non autoctono del posto, arrivato dal Brasile, con tutto questo colore violaceo. Quindi immaginate che scena paradisiaca. E questa è anche la parte veronese è bellissima, però stavo parlando della parte bresciana, poi mi dicono che faccio differenze. No, assolutamente, tutto il lago di Garda è stupendo. Adesso stavo parlando della parte bresciana. Bene, fatta questa piccola introduzione, andiamo avanti. Gardone Riviera, voi sapete che non è solo la parte sotto che voi vedete passando in macchina, ma ci sono tanti comuni, e adesso voglio evidenziare il comune di Gardone Sopra, famoso perché c'è la dimora di Gabriele D'Annunzio, che è stata di Gabriele D'Annunzio, di cui ho fatto un video sia del Vittoriale sia di Gardone Sopra, ed è un posto stupendo. Diciamo che Gardone Sopra e Gardone Riviera, quindi Gardone perché la conosciamo sotto, sono sempre state divise come la parte alta, come il borgo castello, no? Mentre la parte sotto, la zona più turistica. Bene, spero che fino a qua io sia stato abbastanza chiaro, spero. Ora, non so se voi sapete il nome Gardone da cosa deriva, no? Gardone, allora, per le ricerche che ho fatto, credo che derivi da Garda, quindi è un accrescitivo di Garda in Gardone, e non so se sapete che Garda in gotico significa Varda, no? Dicevano Varda, quindi presidio fortificato. E il fatto che abbiano aggiunto Riviera, quindi Riviera di questo presidio fortificato, era semplicemente per distinguere Gardone, appunto Riviera, da altri luoghi chiamati Garda. Infatti sul lago di Garda c'è un altro posto chiamato Garda, e quindi per non confonderli hanno utilizzato questo accrescitivo, non so per quale motivo, e hanno aggiunto Riviera. Scusatemi. Bene, per quanto riguarda la climaterapia, perché prima vi ho accennato al fatto che le persone venivano già qui per curarsi, questo è molto importante. Voi dovete sapere che nel 1885, vi do un esempio, ma già prima comunque ci sono fatti molti studi, questo professore, e ve ne parlo perché, anzi adesso ve lo spiego, Koeninger,
iniziò a studiare anch'egli in forma privata, così credo, la temperatura di Gardone Riviera e notò che tra tutte le stazioni climatiche del nord era la zona con un clima migliore. Ora vi do anche qualche indice di temperatura. Allora, lui notò che la temperatura media, quindi da ottobre ad aprile, quindi autunno, inverno, primavera, media era di 7-8 gradi, con dei picchi verso il freddo tra dicembre e febbraio con una temperatura di 3,9 gradi. Ora, non stiamo parlando ovviamente di una temperatura delle Canarie, però facciamo attenzione, siamo nel 1885 e sappiamo, posso immaginare come erano rigidi gli inverni in quell'epoca. Posso immaginare perché ricordo quando ero io bambino, ne ho 50 quest'anno, cioè già a novembre si girava con la sciarpa e gli scarponi da neve, quando adesso a novembre quasi andiamo in giro in maglietta, quindi immaginate come erano rigidi. E già all'epoca la temperatura media da ottobre ad aprile era 7-8 gradi. Bene, continuiamo. Ecco, mi ho fatto una piccola pausa, acqua, per riprendermi un attimo. Allora, torniamo ai nostri padri fondatori. Nel 1901, quindi siamo sempre lì, fine 800, inizio 900, arriva il professor Arturo Rusca, che comprende l'importanza del clima e, essendo, oltre che un dentista, un naturalista appassionato di botanica, nel suo giardino inizia a creare la sua piccola flora privata, alpina, mediterranea e africana. Giardino che poi si è ingrandito fino a diventare oggi i giardini famosi botanici che conosciamo tutti e cioè, almeno chi ci è venuto li conoscete, e poi adesso hanno cambiato nome perché poi naturalmente sono i giardini Heller, se non sbaglio, perché poi sono stati venduti, mi sembra un famoso cantante, poi venduti addirittura alla Porsche, eccetera. Ora non ricordo benissimo la storia, comunque non è importante questo, ma è importante andare a visitare perché sono veramente belli, molto curati, e ho fatto un video anche di questi giardini, quindi lo trovate nella playlist. Poi invece un piccolo cenno su Luigi Wimmer, nato nel 1842, morto nel 1883, quindi proprio all'inizio quando ha cominciato a costruire il suo albergo. Peraltro avevo letto che lui voleva costruirlo a Maderno, però non trova terreno, costava troppo, e proprio lì a Cardone Riviera ha trovato una piccola limonaia, un terreno che costava poco, e ha iniziato a costruire l'albergo. Poi lui morirà subito, all'inizio, giovanissimo, a 41 anni, nel 1883, e sarà poi la moglie a continuare il Grand Hotel. Peraltro lui è stato anche sindaco di Gardone Riviera dal 1881 al 1883. Che cosa fece Luigi Wimmer, oltre che, diciamo, peraltro nel periodo in cui fu sindaco si adoperò molto nella promozione commerciale verso appunto i suoi conterranei tedeschi, comunque persone di lingua tedesca, di promuovere il lago di Garda e nello specifico Gardone Riviera, ma e lo fece anche con azioni pratiche, molto pratiche, anche dal punto di vista soprattutto medico e non soltanto commerciale, che poi si è tradotto naturalmente in un'operazione commerciale, scusatemi la ridondanza. Che cosa fece? Fece arrivare qui, per esempio, un climatologo, leggo, il dottor Lodovico Roden, un pneumologo e un cancerologo. Questi professori iniziarono a fare ricerche sulla temperatura mite appunto del luogo. Tra l'altro ci sono le 4 montagne intorno che rendono ancora più mite questo posto, quindi lo proteggono dall'aria fredda d'inverno. Poi c'è naturalmente il lago che, avendo sempre una temperatura un po' più alta dell'aria, va a mitigare proprio la temperatura. Quindi tutte queste condizioni, come vi dicevo prima, hanno creato il mito
della città di cura per le vie respiratorie. Vi ricordo che siamo alla fine dell'Ottocento, quindi peraltro già dal 1850 in Europa c'era in voga proprio questa idea di curare le vie respiratorie attraverso il clima. Tra parentesi, vi rispondo alla domanda che magari vi state facendo: ma perché non andavano al sud, che fa molto più caldo? Siamo in Italia, scendi, siamo alla fine dell'Ottocento, le comunicazioni, i trasporti non erano quelli di oggi, quindi per, diciamo, le popolazioni nordiche il primo avamposto di Mediterraneo per loro era il lago di Garda. Immaginate, clima mite, posto bellissimo, raggiungibile abbastanza facilmente, scendendo da Riva del Garda, e erano subito qua. Ecco perché si parla molto di Gardone Riviera, ma anche non soltanto, perché poi subito dopo il turismo si è sviluppato anche ad Arco, Riva del Garda, eccetera. Bene, quindi dal 1883 in poi inizia la costruzione di molti alberghi, il Savoy, il Grand Hotel Fasano, tutti in quella zona che molti di voi conoscono, e il posto inizia veramente a diventare il mito del luogo di cura, e per curarsi o comunque per curiosità, per villeggiatura, cominciano ad arrivare diplomatici, industriali, intellettuali, politici. Arrivano anche personaggi famosi, arriva Nietzsche, arriva Kafka, arriva Freud, eccetera, e tanti altri. E così inizia un altro, diciamo, aspetto relativo alla costruzione delle famose ville che si vedono bellissime passando da Gardone Riviera. Ville e hotel, naturalmente, tutti costruiti con uno stile molto preciso, molto riconoscibile, che è lo stile Liberty, insieme anche al neoclassico, perché tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, proprio in quel periodo nasceva lo stile Liberty. Ecco perché noterete tutte queste ville con questi ornamenti floreali e anche naturalmente neoclassici. Per esempio mi viene in mente Villa Alba, che è stata costruita qualche decennio prima, proprio perché in quel periodo andava in voga lo stile neoclassico. E molte ville appartenevano anche a professori che avevano lì le loro cliniche. Poi viene costruito anche il Cursal, che è l'ex Casino, dove c'è anche la spiaggia, di cui ho fatto anche un video, perché queste persone venivano per curarsi, avevano comprato la villa, ma poi la sera cosa facevano? E quindi c'era questo casino. Immaginate, all'epoca Gardone Riviera si potrebbe paragonare a una piccola Monte Carlo, dove, da quanto ho letto, giravano limousine, comunque macchine Bentley, personaggi importanti, e c'era veramente vita intorno a tutto questo posto. Immaginate che bello che era la sera sul lungolago, persone eleganti che camminavano, il casino, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, a proposito di questo, non trovavo un appunto che mi ero segnato di questo stile di vita di cui vi ho appena parlato. C'è un libro che si chiama, scritto nel 1943, il libro è intitolato Memorie diplomatiche, 25 luglio 1943, e nel capitolo relativo, il nome del capitolo è La vita sul lago di Garda, l'autore, che era un graduato, un militare, scrive che la gente camminava, periodo siamo nel 1943, quindi periodo di guerra, potete immaginare, in Italia, eppure lui scrive quello che vedeva e dice che c'era, come dire, un'apparenza idilliaca. I giardini erano curati, nessuna distruzione. Il coprifuoco addirittura era ritardato di un'ora. La gente per strada camminava elegante e passavano Rolls Royce, Bentley, macchine lussuose. Era un mondo a sé. Quindi capite com'era Gardone Riviera
in quegli anni. Ecco perché vi dico fermatevi, perché veramente c'è tanto da sapere, da conoscere, da vedere. E quando voi andate a Gardone Riviera, magari dopo aver guardato questo video, probabilmente vi gustate ancora di più il posto. Ora, per esempio, a Gardone Riviera, adesso vi do dei consigli, che cosa vedere, di cui per ognuno di questi ho fatto un video. Naturalmente a Gardone Riviera la passeggiata sul lungolago, che è bellissima, con il centro. Poi c'è anche un parco che non conosce nessuno, è il parco della Valletta di Fraule. Anche qui adesso non vi dico dov'è, basta che comunque vedete i miei video, è facile. Poi Gardone Riviera è piccola, è un parchettino carinissimo che è collegato al Vittoriale, però naturalmente cioè, non si può entrare nel Vittoriale, ma c'è il fiumiciattolo, il ruscello che passa, che scende dal Vittoriale, continua per questo parco. E la caratteristica, secondo me, che salta all'occhio di questo parco è d'estate soprattutto, è la temperatura. Ve lo dico perché io arrivavo da Limone quest'estate, faceva caldissimo, però conoscendo il parco era come un'oasi. Mi sono fermato, cioè la temperatura io penso che sia scesa di 10 gradi, stavo benissimo, mi sono mangiato il mio panino lì nel parco davanti al laghetto, e quindi andate a vederlo, è piccolino ma molto carino. Poi ecco, a Gardone Riviera, non so se lo sapete, ma c'è, tra virgolette, un percorso storico, nel senso che ci sono molti punti che, attraversando proprio la statale, è un po' difficile con la macchina, quindi vi consiglio di farlo a piedi, per gli hotel, per la torre famosa San Marco, di cui non si può entrare perché c'è un locale serale, e tanti altri posti. Ci sono dei cartelli dove vi spiegano dal punto di vista storico il posto, quindi anche questo ci passate 2 ore a farli tutti, a leggerli, e vi fate una cultura del posto, quindi pochi sanno di questa cosa. Li notate, proprio camminate, fate tutta Gardone Riviera a piedi e li vedete. Peraltro non dovete passare neanche sulla statale, perché non so se lo sapete, ma appena sopra la statale, a sinistra, in direzione Riva del Garda, in direzione Limone, a sinistra, ora non so che parte voi vediate, comunque alla mia sinistra, quando guido verso Riva del Garda, se a destra c'è il lago, dalla parte opposta c'è una passeggiata sopraelevata che io l'ho chiamata la passeggiata dei giardini. Questo è un nome che ho inventato io, perché in primavera è veramente rappresentativa di Gardone Riviera, è molto curata, quindi vi consiglio di farla, e facendo questa passeggiata incontrerete tutti i cartelli e fate anche un percorso non soltanto botanico ma anche storico. Beh, poi io non ci sono mai stato, però c'è il Museo del Divino Infante, lo trovate, poi vi dico che cos'è, quando andate nel parchetto Valletta di Fraule c'è questo Museo del Divino Infante. Non ci sono mai entrato, magari ci entrerò a fare un video. È un museo privato, non credo sia a pagamento, guardate comunque gli orari, la voce sta scendendo. È un museo nel quale trovate tantissime statuette che andavano di moda nel Settecento del Bambino Gesù, in tutti i formati, materiali, porcellana, eccetera. In quel periodo c'era questa moda. E quindi questa persona l'ha raccolta e ha creato il museo. Poi c'è a Gardone Riviera, c'è anche un parco, non so se lo sapete, dietro Villa Alba c'è un parco comunale, c'è anche lì tanto verde, quindi volete andare a fare un picnic, avete il pranzo al sacco, potete farlo al parchetto Valletta di Fraule, oppure andate al parco comunale, c'è anche la biblioteca lì dietro e vi rilassate. Poi vi consiglio di andare a vedere tutta la zona dell'ex Casino con la spiaggia, è veramente molto, molto suggestiva, è bellissima perché dalla spiaggia vedete la torre di San Marco, e poi ecco, bello anche andare a vedere naturalmente i giardini botanici, quelli andate a vedere, sono stupendi. Scontato dirvi di andare a vedere il Vittoriale, naturalmente c'è anche il Vittoriale, andare a vedere. Poi c'è anche andare a vedere una chiesa protestante, ci sono degli orari, quindi non è sempre aperta,
ma dal punto di vista architettonico sembra un po' un castello, è molto carina e è stata costruita sempre in quell'epoca naturalmente dai turisti e per i turisti e residenti tedeschi. Lo stile, lo vedrete subito, è uno stile neogotico, carina, e tuttora in funzione ed è amministrata dalla chiesa protestante di Merano. Poi, spero di non dimenticarmi nulla, infine a Gardone Sopra, il Vittoriale l'ho detto, sì, mi sembra di sì, comunque se non l'ho detto prima che su questa influenza qua, Vittoriale naturalmente, Gardone Sopra c'è la chiesa con una vista panoramica veramente bellissima, c'è questo, se avete le vertigini un po', dietro la chiesa c'è un terrazzino bellissimo, panoramico, sotto sotto c'è una limonaia, poi c'è veramente un posto stupendo a vedere, vedete anche parte del Vittoriale a sinistra. E a Gardone Sopra è molto carino tutto il centro, andate a vederlo. Ed estate anche lì la temperatura è più mite. Bene, io spero di aver detto tutto, ci sarebbe tanto da approfondire per ogni argomento, magari lo farò, però diciamo che lo scopo del video era quello di darvi, diciamo, delle informazioni un po' sommarie, non approfondite, ma semplicemente per farvi capire quanto c'è dietro a quella statale trafficata. Ci passiamo velocemente, ci giriamo, vediamo un po' il lungolago, non troviamo un parcheggio, parcheggi ce ne sono tanti, dovrò fare un video anche sui parcheggi perché non sono lì a portata di mano, però ce ne sono a Gardone Riviera. E quindi ci tenevo veramente a far risaltare, evidenziare questo posto che veramente merita, ricco di storia, ricco di cultura e merita sicuramente di fermarsi tutto il giorno dalla mattina alla sera e passare una bella giornata botanica, culturale, turistica a Gardone Riviera. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, potete anche supportarmi attraverso un abbonamento. L'abbonamento costa 1,99 € al mese, il 30% va a YouTube, a me arriva al prezzo di un caffè. Se volete offrirmi un caffè al mese potete iscrivervi all'abbonamento, potete disiscrivervi quando volete, non c'ho più la voce. Dovete dare i dati della carta di credito oppure se avete PayPal. E questo per me è un aiuto per portare avanti questa attività. Stavo dicendo lavoro, ma in realtà lavoro è sempre un sinonimo di qualcosa che non ci piace forse, questa attività, questa mia passione. E ci vediamo in un prossimo video, spero fuori se mi passa sta influenza.